Da quando è iniziata la quarantena, facci caso, siamo tutti costantemente incollati alla TV e letteralmente pendiamo dalle labbra dei politici. Cioè, prima non si li filava nessuno quando parlavano. No, dai, non è vero. Adesso invece attendiamo le conferenze di Conte come se fossero l'oracolo di Delfi. Cosa c'è oggi in TV? C'è Conte che parla. Wow! Modalità smart working. E se non è Conte è Mattarella. Giovanni, non vado dal barbiere neanche io. Per gli inglesi è Boris Johnson. Be positive. Per gli americani è Donald Trump. America first. E rimaniamo davanti allo schermo tutto il giorno in attesa di una parola che ci aggiorni sulle novità del contagio o che ci dia un po' di speranza o anche solo qualche espediente su cui farci due risate. D'altronde questo è normale, noi siamo uomini, non possiamo fare a meno della parola. Dio nella Genesi crea il mondo con la parola. Nostra madre ci ha svezzati con le tette e con le parole. Chi è l'amore della mamma? E sicuramente sarà stato un ti amo pronunciato con amore a cambiarci la vita. Oppure non vediamo l'ora che arrivi. E forse mai come in questa quarantena siamo in attesa di una parola che cambi le sorti delle nostre giornate tutte uguali e che dia senso ai sacrifici che stiamo facendo. Una parola che ci parli, non solo che ci informi su quello che sta capitando. Una parola che raggiunga il cuore, che non si fermi solamente al cervello. Arriverà mai una parola del genere? Saranno i politici a parlarci così? Saranno i bollettini della protezione civile a darci le parole che ci servono per vivere? Beh, semplicemente credo che non sia il loro compito. Tutte le conferenze stampa del governo, le interviste all'opposizione, gli interventi dei giornalisti sono necessari per portare avanti il paese e tirarci fuori da questa emergenza e dobbiamo ascoltarli, ma a noi, a me, ci bastano? Rimangono comunque parole di uomini che spesso sono contraddittorie, vengono ritrattate, non riescono mai a dire tutto, ma questo perché, uno, la situazione che stiamo vivendo è nuova e assolutamente imprevedibile, due, perché appunto siamo uomini, siamo limitati e nessuno ha la verità in tasca. Se però nell'instabilità che stiamo vivendo cerchi una parola affidabile, una parola vera, capace di parlarti, fidati, leggi il Vangelo. Ah, non l'hai mai fatto in vita tua? Adesso che sei in quarantena puoi iniziare, no? Tanto hai già cambiato quasi tutte le tue abitudini. Provaci, non hai nulla da perdere. Quindi, perché devi leggere il Vangelo in quarantena? Primo, perché è una parola che non passa mai. Il cielo e la terra passeranno, dice Gesù nel Vangelo, ma la mia parola non passerà mai. Da quando fu scritto il Vangelo è sempre rimasto lo stesso. Durante le pesti, le rivoluzioni, le guerre, il Vangelo ha sempre saputo ispirare, guidare, consolare gli uomini e dargli strumenti per interpretare la realtà e starci dentro da Dio, come i grandi santi ad esempio. Leggere il Vangelo oggi significa aggrapparti a qualcosa di affidabile e solido che ha ancora qualcosa da dirti e che anzi ti permette di comprendere meglio questa situazione e pure tutte le altre parole che senti, anche quelle dei politici. Ascoltare questa parola ti allarga lo sguardo sulla storia intera e ti offre il punto di vista di Dio sulla vita e direi che quantomeno questo è molto interessante. Secondo, perché il Vangelo è una parola che ti salva da te stesso, a forza di dar sempre troppo retta a te stesso, alle tue posizioni, le tue emozioni, le tue idee, rischi di rimanere fregato perché diventi autoreferenziale, sostanzialmente solo chiuso nel magico mondo delle tue convinzioni. E se le tue considerazioni sulla vita, su questa pandemia, sull'operato di chi ci governa sono solo il frutto di riflessioni fatte a partire dalle tue opinioni personali e dalle tue emozioni, capisci che rischi di impantanarti e non venirne più fuori alla fine. Abbiamo sempre bisogno di qualcun altro che ci salvi da noi stessi, che ci permetta di andare oltre quello che stiamo vivendo in questo momento, soprattutto quando stiamo vivendo un problema, una difficoltà, una fatica, una quarantena, una pandemia planetaria. Scusa, se uno cade in un pozzo non può tirarsi su da solo prendendosi per i capelli, c'è sempre bisogno che qualcuno dall'alto arrivi e lo aiuti a venire fuori. E così pure nella vita, nessuno si salva da solo. Leggere il Vangelo tutti i giorni ti fa ascoltare una parola di un altro che viene da fuori di te, che non è un altro prodotto delle tue convinzioni, è una parola oggettiva su cui ti devi misurare a livello soggettivo, che ti dice come ti fa sentire, cosa ne pensi, quali conclusioni ne trai. Se leggi una pagina di Vangelo al giorno, ne basta una, ti dai la possibilità quotidianamente di rinnovare il tuo pensiero, il tuo comportamento e il tuo stato esistenziale. È il segreto per essere sempre nuovo e mai banale. Sbam! Terzo, perché è una parola che ti fa sperimentare la consolazione di Dio. A volte basta veramente un messaggino dalla persona giusta per cambiare di segno una giornata no. Il Vangelo è parola di Dio. Una pagina di Vangelo è come un WhatsApp da parte di Dio che è capace di illuminarti la giornata. La differenza è che non sempre ti arriva il messaggino giusto dalla persona giusta. Sorry bro. Invece Dio ti parla sempre, proprio a te. E metterti a leggere il Vangelo significa metterti ad ascoltare quello che ti vuole dire. E questo ti fa sentire meno solo, ti fa sentire speciale, perché ti senti raggiunto da qualcuno che ti vuole bene e che ti sta dicendo qualcosa per il tuo bene. Ah, figo. Cosa vuoi di più dalla vita? Insomma, per favore,
Continua ad ascoltare le parole dei politici alla TV, ma ti prego, non dimenticarti di ascoltare pure la parola di Dio. Ma come si fa? Non l'ho mai fatto in vita mia, non so neanche da dove iniziare. Si potrebbero dire tantissime cose sulla lezione divina, i tempi della preghiera, l'esegesi dei Vangeli, ma a bello c'è un unico vero segreto per leggere il Vangelo. Vatti a prendere un Vangelo, aprilo e inizia a leggere. Un consiglio, inizia col Vangelo del giorno. Info in descrizione. Ciao!